Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Crilù. Il video di oggi è per un progetto facile, veloce, adatto sia a principianti che a più esperti. Vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella. Andiamo a vedere immediatamente il progetto. Iniziamo facendo 18 catenelle che serviranno per il punto che dovremo eseguire, più una che servirà poi per voltare il lavoro. Quindi inizio dalla prima, e 19. Adesso a partire dalla seconda, dall'uncinetto, quindi non in questa ma in quest'altra, inizieremo a fare 18 punti bassi prendendo la solina dietro, questa qui. Dopo aver fatto i nostri 18 punti bassi, facciamo una catenella per voltare il lavoro. Due punti bassi, quindi questo è il primo e poi il secondo. E adesso cominciamo con i punti bassi allungati. Dobbiamo prendere come riferimento questo punto basso appena eseguito e dobbiamo entrare l'uncinetto esattamente sotto alla base, quindi qui, ed eseguiamo il punto basso allungato. Non è altro che un punto basso un po' più lungo della norma. Saltiamo adesso un punto ed entriamo nel successivo e facciamo un punto basso. E subito dopo il punto basso allungato, quindi esattamente qui sotto. Saltiamo un punto ed entriamo nel successivo. E di nuovo il punto basso allungato. Saltiamo questo punto ed entriamo in quest'altro. E facciamo così per tutto il rigo. Arrivati alla fine abbiamo esattamente 2 punti, quindi saltiamo il primo come abbiamo fatto finora ed entriamo nel secondo. E questa volta non facciamo nessun punto allungato. Dobbiamo finire ogni volta il giro con un punto basso. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E così come abbiamo fatto anche nel rigo precedente, facciamo
2 punti bassi, il primo ed il secondo. Ora, per quanto riguarda il punto basso allungato, dobbiamo sempre tener conto del punto più in basso. Quindi questo è il punto basso appena eseguito, il punto più giù è questo qui, questa V. Dobbiamo entrare esattamente a destra di questo punto, quindi qui. Ve lo faccio vedere. Saltiamo un punto ed entriamo nel secondo e facciamo il punto basso e di nuovo il punto basso allungato, quindi esattamente qui. Il punto è abbastanza visibile, anche se con questo colore un po' forse si fa fatica in camera. Il punto è questo qui, quindi dobbiamo entrare. Prendiamo il filo e facciamo il punto basso allungato. Di nuovo saltiamo questo ed entriamo nel successivo e nel punto che si vede qui. Può sembrare un po' complicata all'inizio, ma man mano che il lavoro prende forma è più comprensibile. Saltiamo il punto qui sulla base ed entriamo nel successivo. Di nuovo il punto allungato esattamente sotto. Ve lo faccio vedere con quest'altro colore, magari è un po' più facile da comprendere. Ho appena fatto i primi 2 punti del giro e devo inserire l'uncinetto nella maglia esattamente sotto, ma non dentro la maglia, ma qui accanto, qui. Ve lo faccio vedere direttamente e faccio il punto basso allungato. Salto un punto di base, entro nel secondo ed anche qui il punto di riferimento è questo qui sotto, questo, quindi l'uncinetto lo dovrò infilare esattamente qui, in questo spazio. Vi faccio vedere se allargo un po' la maglia, si vedono dei buchi esattamente lì che va a finire l'uncinetto. Qui vedete questo, allargando un po' si riescono a vedere. Spero che con questo colore sia un po' più comprensibile, perché effettivamente con il blu è un po' più difficile. Questo qui, questo qui. Ok, adesso ritorno con il colore blu per continuare il progetto. Anche qui arrivati alla fine saltiamo il punto che si presenta
subito dopo quello allungato, ed entriamo nell'ultimo. Una catenella e voltiamo il lavoro. Un punto basso, un secondo punto basso, il punto subito sotto è questo qui, quindi entriamo con l'uncinetto qui sulla destra. Saltiamo il punto ed entriamo nel successivo. Entriamo qui accanto a questo punto. Ok, sono arrivata alla fine della lavorazione di questo pannello e prima di tagliare il filo vediamo insieme quali sono le sue misure. È largo 12 cm per 37 circa, 37 cm scarsi. Vado a tagliare il filo. Ed andrò a nascondere questo filo attraverso la lavorazione. Adesso andrò a cucire i due lati, questo e questo, e lo faccio con una cucitura un po' particolare. Vi faccio vedere. Ho messo il marcapunti a 2,5 cm sia da un lato che dall'altro. Vado adesso a ripiegare il pannello e a questa altezza iniziamo a cucire. Cerchiamo di tenerli fermi sia da un lato che dall'altro. Potete mettere delle pinze o altri marcapunti, serve solo a tenere fermi
tenere ferme le due parti del pannello. Iniziamo facendo un cappietto, come se stessimo cominciando il lavoro. Lo lascio un po' largo. Qui, alla parte finale, entriamo in una catenella e prendiamo il cappietto e lo facciamo uscire. Ora entriamo da quest'altro lato, sempre da sopra, dall'esterno verso l'interno con l'uncinetto, e spingendo giù la codina facciamo uscire quest'altro filo e fuori. Da quest'altra parte prendiamo un altro filo, diciamo un'altra asola, senza dover essere per forza troppo precisi, non vi preoccupate, e tiriamo fuori. Da quest'altro lato e tirate fuori. Ovviamente se volete potete anche cucire il tutto con ago e filo o comunque nel modo che preferite. Io sto facendo questo perché in un certo senso richiama, questo tipo di cucitura richiama poi la trama del lavoro. Entro da quest'altra parte, prendo il filo e lo tiro fuori. Entro adesso da qui, prendo il filo e lo tiro fuori, quindi facciamo una volta da un lato e una volta dall'altro, fino ad arrivare poi qui dove c'è il marcapunti. Arrivati alla fine facciamo l'ultimo punto di cucitura e tagliamo il filo che poi andremo a nascondere all'interno. Ecco qui, da questa parte è cucito, ha una trama a zig-zag, non so se si riesce a vedere bene in camera, comunque a mio parere ha una bella rifinitura. Ora andiamo a fare la stessa cosa anche da quest'altra parte.
Una volta cucita anche la seconda parte, senza tagliare questo filo, semplicemente lo andiamo ad allargare un po' il cappio, ma senza tagliarlo perché dovremo ancora rifinire questa parte, andiamo a rigirare il lavoro, togliamo anche questo marcapunti, non ci serve più, andiamo a rigirarlo piano piano per riuscire a tagliare i fili che ci sono all'interno della sacca. Quindi vediamo se riesco a rigirarlo piano piano. Non sono riuscita a rigirarlo completamente, però ho preso il filo della cucitura, quella della cucitura laterale, sono riuscita con un po' di fatica a farlo uscire fuori e lo taglio un po', lo lascio leggermente lungo, vedete l'ho lasciato di 1 centimetro e poi lo vado a bruciare e a far aderire con il resto della lavorazione, così non si scioglierà più. Non avevo fatto i calcoli con la difficoltà di rigirare il lavoro, però ce l'abbiamo fatta lo stesso. Eccolo qui. E adesso continuiamo rifinendo tutta questa parte. Riprendendo l'uncinetto, facciamo punti bassissimi per rifinire l'orlo. Quindi tutto attorno, dei punti, cerchiamo di farli più o meno tutti della stessa lunghezza.
Chiudiamo l'ultimo punto con una chiusura invisibile, quindi entrando qui ed uscendo qui all'interno dell'ultima catenella. Adesso andiamo a nascondere quest'ultimo filo all'interno. E poi lo tagliamo e come al solito lo bruciamo. Guardate quanto è bella la trama. La sacca portacellulare è praticamente pronta. Ho applicato questi 2 anelli apribili per poterci attaccare anche la tracolla e penso che utilizzerò anche questa chiusura, che costa pochi centesimi a dire la verità, da mettere qui, cucire qui, per tenerlo poi fermo. Non è indispensabile perché quando va inserito poi qui il telefono, ecco, ve ne faccio vedere con uno che ho qui a disposizione. È abbastanza stabile il telefono all'interno, non c'è il rischio che possa cadere, però visto che questa sacca è destinata ad una bambina, ad una ragazzina, magari ci applicherò anche questo. E poi chiaramente anche la tracolla. Ed ecco qui la borsa finita. Ho applicato questo semplicemente cucendo tutto attorno, anche qui, prendendo però solo il filo, diciamo, posteriore, non si vede nulla dalla parte interna, e poi ho applicato questa catena alla quale ho inserito una semplice catenella, una lunga catenella. Vi faccio vedere come sembra quando c'è il cellulare all'interno. Ecco qui. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se avete delle richieste particolari, se avete avuto difficoltà in qualche punto. Iscrivetevi al canale ed attivate anche la campanellina per essere aggiornati sui prossimi lavori. Io vi ringrazio e al prossimo progetto. Ciao!